Prima di iniziare il video devo appendere questo meraviglioso regalo che mi ha fatto Antonio Giannuzzi con la CNC e finita con la resina. Meraviglioso, bellissima. Adesso iniziamo. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò dell'unità di manutenzione per aria compressa della Parkside, comprata alla Lidl almeno 2 anni fa, al costo di 19,99 €. Quest'anno verrà riproposta giorno 11 e costerà lo stesso prezzo, quindi guardiamola da vicino, vediamo come funziona e come si usa. Innanzitutto cerchiamo di capire cosa è e cosa fa. Si tratta di un'unità per compressori, per aria compressa, che si occupa di trattenere la condensa che è all'interno del compressore che si forma durante l'utilizzo e di lubrificare contemporaneamente gli utensili che richiedono la lubrificazione. Non sono tutti gli utensili ad aria compressa che necessitano di lubrificazione, per esempio quando dobbiamo gonfiare le gomme dell'auto, oppure quando dobbiamo utilizzare l'aerografo per dipingere, o ancora quando dobbiamo utilizzare la pistola per soffiare. In quel caso è totalmente sconsigliato. Ha degli innesti da 1/4 di pollice, un manometro che ci indica la pressione che possiamo impostare in uscita. L'aria entra da questo innesto, fuoriesce da quest'altro, e con questo regolatore possiamo gestire i bar che vanno da 0,5 a 8 al massimo, che non serve a togliere la condensa dall'interno del compressore. Comunque il compressore andrà sempre svuotato con la valvola per far fuoriuscire la condensa. Questo si occupa solamente di trattenere la condensa che potrebbe raggiungere gli utensili. Questo è il contenitore per l'olio, va riempito, ha un livello che indica il minimo ed il massimo, adesso siamo quasi al minimo come olio, e si occupa di distribuire l'olio che va regolato con questa rotellina. Qua c'è il segno più e qua il segno meno, quindi svitando aumenteremo il flusso, avvitando lo diminuiremo. Ed è possibile fissarlo tramite questi due fori ad una parete, va sempre appeso in questa posizione, quindi con la parte alta in orizzontale e i due contenitori in verticale. Questa versione va aperta premendo questo tastino e ruotando in senso antiorario. In questo modo la parte che si occupa della raccolta della condensa, il modello nuovo anziché avere questo tastino avrà invece una ghiera sulla parte alta. Per rabboccare l'olio all'interno sarà sufficiente con una chiave a brugola svitare questo coperchio e aggiungere l'olio all'interno. Ovviamente il rabbocco dell'olio e tutto ciò che riguarda la manutenzione dell'utensile va fatto sempre con l'alimentazione dell'aria compressa staccata. Ho collegato il tubo che arriva dal compressore all'ingresso e poi in uscita ho inserito un altro tubo collegato con la pistola sparapunti pneumatica. Sollevando questa parte e avvitando aumenterò la pressione. Il colore rosso si riferisce ai bar, invece il colore blu si riferisce ai PSI. Quindi aumento, posso decidere di utilizzarlo per esempio a 4 bar, oppure adesso il compressore è un po' scarico, quindi non posso impostare più di 5 bar, siamo al massimo, però se volessi utilizzarlo fino a 6 bar, con il compressore impostato a 6 bar, anche questo manometro indicherebbe la pressione corretta. A questo punto posso abbassare e avrò l'utensile perfettamente funzionante, per il quale avrò un filtro che trattiene la condensa e che verrà lubrificato da questo contenitore. Per scaricare la condensa, quindi premendo questo, che sarà poi collegato a un tubicino, scaricheremo. Vi faccio vedere il funzionamento con la pistola pneumatica, anche se non andrebbe tenuto in questa posizione, ma per questione di inquadratura sono costretto a tenerlo così. E allora, e funziona perfettamente collegato all'unità. Adesso la stacco, collego la pistola per soffiare. Attraverso questa parte trasparente vedremo una goccia di olio che scenderà, ma metto tutto a favore di camera in modo che si possa capire meglio. Allora, non andrebbe fatto, la pressione è al minimo, comunque c'è un po' di aria che arriva. Vi faccio vedere che aprendo in questo modo, adesso siamo al minimo, siamo a mezzo bar circa, e comunque non riesco a chiuderlo, viene soffiato fuori. Immaginate cosa accadrebbe con una pressione elevata se provassimo ad aprirlo.
Ho chiuso il compressore, quindi posso rimetterlo al suo posto, però provate ad immaginare con una pressione elevata, ma anche di 3 bar, ma pensiamo anche a 8 bar, aprendo questo contenitore come ci verrebbe proiettato contro. Ancora peggio accadrebbe con il contenitore per l'olio. In quel caso, oltre a poter proiettare verso di noi tutta la parte che separiamo, ovviamente ci finirebbe addosso l'olio, sporcheremmo tutto, col rischio anche di finirci qualche goccia negli occhi. Insomma, non è sicuramente una situazione piacevole, quindi non staccate mai nulla quando c'è il tubo collegato. Io ho fatto con mezzo bar e comunque non riuscivo più a chiuderlo, quindi in quel caso si toglie l'innesto e si lavora tranquillamente. Adesso invece vi dico come si separa. Si inserisce la brugola in questa vite, una volta svitata questa parte si separa. Una volta separato in questo modo avremo 3 pezzi. Con la stessa chiave brugola possiamo rimuovere questa guarnizione. Utilizzo questo per fare l'esempio. E quindi trasformarlo a nostro piacimento. Fate sempre attenzione quando utilizzate il Teflon, perché va utilizzato il Teflon, perché se qualche residuo va a finire all'interno, ovviamente potrebbe raggiungere anche i nostri attrezzi, potrebbe rimanere poi all'interno e eventualmente provocare eventuali danni. Per poter riassemblare il tutto basta rimettere la guarnizione semplicemente a pressione, fare in modo che queste sporgenze compagino con le cavità che ci sono sulla struttura e poi riavvitare il tutto. E allora ragazzi, cosa dire? Io penso che questo regolatore di pressione, questa unità per compressori, all'interno di un laboratorio torni davvero molto utile perché ci permette di lubrificare gli utensili, regolare la pressione, soprattutto se lo abbiamo messo a portata di mano vicino al nostro banco di lavoro. Colleghiamo l'utensile con un tubo corto, siamo sicuri che abbiamo la lubrificazione costante e possiamo gestire la pressione senza andare a intervenire sul compressore, perché può essere posizionato pure lontano da noi, perché abbiamo solamente questa unità appunto a portata di mano. Semplice, economico, il manometro rispetta quasi perfettamente la pressione impostata sul compressore. Cosa dire? Spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile per conoscere questo oggetto, per capire a cosa serve e come funziona. Spero di aver detto tutto. Invito tutti quanti a commentare giù sotto al video in modo da poter dare eventuali opinioni, pareri e consigli sull'utilizzo di questa unità. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, mettete il segno di spunta sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che caricherò un nuovo video e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!